Ciao! Se anche voi ascoltavate musica negli anni '80, sono sicuro che avete vissuto il rito di attendere con impazienza l'uscita in edicola della vostra rivista musicale preferita. E all'epoca ce n'erano parecchie. Parliamo di Ciao 2001, Mucchio Selvaggio, quelle specializzate nell'heavy metal, quindi Metal Shock, HM, poi c'era Rockstar e via dicendo. Ma in particolare ce n'era una che era molto molto seguita ed era Rockerilla. Rockerilla era seguita perché parlava della cosiddetta musica nuova, ovvero sia quei gruppi, specialmente punk, punk rock, new wave, che erano delle assolute novità e di cui quasi nessuno parlava. Alcuni dei giornalisti che hanno scritto quegli articoli, quelle recensioni e quelle interviste negli anni '80 ci raccontano come hanno vissuto quell'esperienza. Siete pronti? Andiamo. Ciao Daniela, grazie per essere qui. Ciao. Cosa aveva Rockerilla di diverso rispetto alle altre riviste musicali? Beh, assolutamente era meno mainstream, quindi parlava proprio di gruppi a volte sconosciuti e ne parlavano per primi. Poi in un secondo momento ne parlavano gli altri. Era una specie di fanzine stampata in grande, con belle foto, curata anche nella grafica. C'erano tutte le tendenze musicali, dalla musica sperimentale al punk, metal, dark, gothic, psichedelia. L'approccio di Rockerilla era quello della fanzine. Molto rapidamente loro riuscirono a diventare giornalisti musicali. Poi una capacità di intercettare quelli che erano i nomi nuovi e di arrivarci sempre un attimo prima rispetto ai concorrenti in Italia. Pur avendo il punk e poi la new wave come assi portanti, riuscivano però anche a coprire le altre zone. C'era il metal, mi pare che fosse Riva, c'era Sorge che poi si portò tutto sulla scena psichedelica, paisley underground americana, c'era Baroni sulla musica più contemporanea sperimentale, quindi intercetto subito che so, Einstein, Neubauten, Throbbing Gristle. A me capitava di proporre articoli sulla musica esoterica ispirata a Aleister Crowley e avere 4, 6, 8 pagine per sviluppare questi argomenti. Era l'unica rivista all'epoca che si poteva permettere di rappresentare questi fenomeni e copertina. Nel giro di un paio d'anni sono passati da Elvis a averci Siouxsie o averci Cosa fanno tutti in perizoma dei Throbbing Gristle, quindi Rockerilla, tutti noi appassionati lettori abbiamo capito che era in qualche modo l'organo ufficiale della New Wave in Italia. Rockerilla era all'epoca la rivista che era proprio nata per dare spazio soprattutto alla New Wave, a tutta una serie di nuovi gruppi, nuovi nomi, ma soprattutto un suono nuovo, e non si occupava del rock tradizionale. Il tipo di musica che io cercavo quando andavo a comprare i dischi, che cercavo alla radio e così via, era quella che poi si trovava dentro Rockerilla. La musica che mi appassionava di più era tutto il post-punk, erano i Bad Seeds di Nick Cave, erano i Jesus and Mary Chain, era tutta la scena che girava intorno alla 4AD, insomma era il tipo di musica che proprio aveva maggiore cittadinanza nelle pagine di Rockerilla. C'erano delle firme molto diverse tra di loro, che quindi rappresentavano poi i diversi approcci, perché Alessandro Calovolo aveva quella scrittura e amava quel tipo lì di suono, e quindi c'era tutto un mondo che lo comprava per leggere, secondo me, in lui, esattamente come altri lo compravano magari per leggere Claudio Sorge piuttosto che Luca Frazzi. Rockerilla
nasceva come qualcosa di diverso, non diventava, nasceva come la voce ufficiale del punk e della new wave in Italia. Sex Pistols, Clash, Ramones e Damned, no? Si partiva da quello, non era un approdo, era un punto di partenza. Puoi immaginarti cosa significava per un ragazzo anche di provincia, come nel mio caso, l'uscita mensile di Rockerilla, voleva dire che lì e soltanto lì trovavo gli articoli sulle band delle quali sentivo favoleggiare, magari sfogliando il New Musical Express o il Melody Maker. Come sei entrato a Rockerilla? Come sei venuto a conoscenza che esisteva questa fanzine? Perché all'epoca era una fanzine. Prima di Rockerilla, quando esplose il punk per me è stato un nuovo risveglio, un nuovo inizio, e quindi cominciai a scrivere di nuovo di musica pubblicando una mia fanzine che si chiamava Teenage Lobotomy, dalla canzone dei Ramones, e uscì in realtà a dicembre del 76, però poi mettemmo la data gennaio 1978. Un punto di snodo per il rock, ti sto parlando di 40 anni fa, fondamentale sono sempre stati i negozi di dischi. Nel mio caso io ti parlo di Caru Dischi. Paolo Caru, che era l'editore di un giornale che era appena nato insieme a Massimo Stefani, che era il Mucchio Selvaggio, prima il Mucchio Selvaggio, poi Busca Verde. Nel suo negozio di Gallarate mi diede lo spazio, la visibilità, l'agibilità per vendere delle copie di questa fanzine. E Badino e altri suoi amici, anche loro andavano da Caru a comprare certi dischi punk di New Wave che nessuno teneva in Italia se non Caru. E comunque insomma ci incontrammo lì da Caru, ci conoscemmo, andammo al bar, parlammo, anche voi seguite le cose, tutto quanto, e loro credo avessero aperto i suoi bottom anche loro, perché in quel momento c'era una sete di informazione sul punk e la New Wave incredibile. Loro avevano formato questa fanzine stampata, che non era proprio una fanzine, perché era stampata come un vero giornale, e lo distribuivano nelle Coves. Erano un'associazione delle edicole delle stazioni italiane. Mi invitarono a collaborare, a fare delle cose, cominciai a fare. Loro erano ancora un giornale un po' non completamente dedicato a punk e new wave. Il primo numero c'era Eddie Cochran in copertina, per dire. Parlava anche di folk, di altre cose. Progressivamente poi è diventato proprio un giornale della nuova musica, punk e new wave. Cioè, questa foto qui di Iggy Pop, mezzo sanguinante così, fu rubata da un numero di Search and Destroy, una fanzine. Io ero abbonato a Search and Destroy e da lì mi rifornivo per informazioni, notizie, foto rubate, sì. Allora, era così. Hai iniziato a scrivere per Rockerilla quando eri negli States? No, io ho cominciato a scrivere perché ero un lettore di Rockerilla e andavo a comprare i dischi, parliamo dell'80, forse 81, in un negozio a Torino, di cui non mi ricordo assolutamente il nome, di cui uno di quelli che lavorava nel negozio era Alberto Campo. E io, leggendo Rockerilla, sapevo che era una firma importante. E gli dissi: guarda, non c'è nessuno che scrive di cinema, io sarei disposto a farlo, ovviamente non pagato, perché per me fa di pratica e posso usarlo come accredito. Lui ne parlò con chi allora dirigeva Rockerilla, credo che fossero Badina e Sorge, e dissero ok, va bene, e cominciai a scrivere articoli su cose cinematografiche, ecco. Cercando il più possibile di portarle verso la musica. E poi quando incontrai questi registi del New Wave del cinema americano fu più facile, perché da Blend Generation appunto a Jarmusch faceva il film con John Lurie, c'era una forte commistione. I film di Amos Poe avevano la colonna musicale, era fatta da Ivan Kral, il bassista e tastierista di Patti Smith. Jarmusch suonava in un gruppo del Byzantines, che era stato ben recensito tra l'altro su Rockerilla. Insomma, era molto facile cercare di vedere come anche il cinema si stava connettendo con la scena musicale e che soprattutto in America c'erano grandi connessioni, era molto legate le due cose.
Quando andai negli Stati Uniti proposi loro inizialmente di scrivere degli articoli da New York, e questo è l'estate dell'83. Quando decisi di rimanere, che fu poi nel gennaio dell'84, chiesi loro di formalizzare in una proprio corrispondenza fissa che parlasse sia di cinema e sempre più di musica. E loro dissero di sì, principalmente era fare interviste e talvolta recensire dei dischi. Come è cominciata la tua esperienza a Rockerilla? E in che anno? Allora, ho iniziato nel 1981, semplicemente perché sono stato chiamato una sera al telefono, mia madre mi fa: c'è un tizio, ti vuole. Era Beppe Badino, che aveva notato alcune mie recensioni su una fanzine, perché io già da una decina d'anni scribacchiavo a destra e a sinistra su fogli alternativi, quelle che ancora non si chiamavano fanzine, e in particolare questa Rock Zero, che era una rivista fatta dalle mie parti, Pietrasanta, a 10 km da Porta dei Marmi dove abitavo, e io collaboravo curando un inserto, o meglio era una rivista double face, da una parte Rock Zero, sull'altro lato si trasformava in Mom, che era un po' la parte un po' più pazza, con articoli anche su film trash, fumetto, cose di questo tipo. E proprio dalle recensioni che avevo pubblicato qui di primi gruppi industrial come Throbbing Gristle, come Cabaret Voltaire, perché bisogna aggiungere il fatto che avevo conosciuto per i canali postali gente come Cabaret Voltaire, SPK, Nocturnal Emission, eccetera, eccetera. Quindi quando Beppe Badino mi ha invitato, ovviamente io ero interessato alla cosa, non mi pareva vero di scrivere anche su una rivista che sarebbe uscita in edicola, e appunto i miei primi articoli erano su queste formazioni industrial. Mi pare la primissima cosa pubblicata, ero appena stato a Londra al Festival Final Academy organizzato da Genesis The Origin, dove aveva partecipato William Burroughs, Brian Guys, insomma un sacco di nomi rilevanti di questa scena, e quindi il mio primo articolo mi pare è stato un reportage di questo Festival Final Academy, e poi da lì mi sono un po' specializzato su questa cultura industriale, perché mi pareva anche giusto occuparmi di un argomento in cui ero più ferrato rispetto ad altri. Come è iniziata la tua collaborazione con Rockerilla? All'inizio degli anni '80, insieme a Romano Pasquini, avevo una fanzine che si chiamava Tribal Cabaret, e avevamo già stampato 5 numeri quando Beppe Badino, nel Natale dell'85, mi chiamò e mi chiese di collaborare per loro, perché aveva notato la fanzine, che parlavamo con conoscenza di determinati gruppi musicali che piacevano anche a Rockerilla. Iniziamo questa collaborazione nel maggio dell'85 con un primo articolo sui gruppi romani che venne molto contestato, con una petizione all'epoca con varie firme, che non avevamo parlato di tutti, a cui dovremmo, mi ricordo, rispondere. E poi da lì a poco abbiamo continuato, ci siamo trasferiti io e Romano Pasquini a Londra, e eravamo poi corrispondenti da Londra, dove intervistavamo gruppi nuovi che facevano tendenza nei vari generi, che erano dal post-punk poi alla neopsichedelia, alla musica garage australiana, eccetera. Per noi che abbiamo vissuto all'inizio degli anni 80, fine anni 70, la mecca del rock per noi era Londra, ancora più che New York. A Roma sì, c'erano concerti, però magari ne passavano 1 al mese, 2 al mese, invece lì ce n'erano 10 tutti i giorni, no? Io inizio a scrivere per Rockerilla nel 1985, scrivevo già per un mensile a distribuzione nazionale che era il Buscadero, l'ultimo Buscadero, nato da una costola del mucchio selvaggio. Ecco, io ho iniziato a scrivere per delle pubblicazioni a diffusione nazionale da edicola nell'84, però ero un grande lettore di Rockerilla, perché il Buscadero era un pochino diviso, aveva un'anima molto conservatrice, tradizionalista, metteva in copertina
Neil Young, i Grateful Dead, mentre Rockerilla nello stesso momento metteva in copertina i Virgin Prunes o i Gun Club, no? Perché poi c'era un altro mondo, io ero quello che guardavo, ero un grande lettore di Rockerilla, un grande fan di Rockerilla ed ero un grande fan di quello che scriveva Claudio Sorgi. Sono entrato in contatto con lui, ci siamo scritti, perché all'epoca si parla di lettere, e a un certo punto gli ho detto mi piacerebbe scrivere per Rockerilla, lui mi ha fatto pubblicare le prime cose, da lì c'è stato un periodo in cui ho collaborato con entrambe le riviste e poi sono rimasto a Rockerilla al 100% dal 86-87 più o meno. So di sicuro che la persona che mi ha portato a Rockerilla era stata Daniela Giombini, con cui eravamo amiche, e io già scrivevo in realtà, perché ho iniziato nell'81, a 19 anni praticamente, a collaborare con l'Unità. E il primo articolo che avevo fatto per l'Unità erano stati i Dead Kennedys. Quindi comunque sempre di musica. No, sempre di musica. Poi lì le cose poi sono cresciute, ho scritto anche di altro perché sono finita poi in cronaca ed è iniziata una lunga storia. Invece la prima cosa che hai scritto per Rockerilla? Sai che non lo so, forse un'intervista a Robin Hitchcock, quello me lo ricordo perché era una delle prime cose che mi avevano emozionato, perché comunque io avevo intorno ai 20 anni. Quello che mi ricordo è che la persona con cui entrai in contatto era Beppe Badino, gentilissimo, e io ero molto in soggezione, come non ero mai stata per esempio nei confronti dell'Unità, che pure era un giornale che all'epoca vendeva tantissimo, stiamo parlando appunto dell'inizio degli anni '80, era ancora un giornale molto importante, era classificato come giornale nazionale, e io invece lì non avevo, come dire, il tipo di soggezione che provavo invece verso loro di Rockerilla, perché loro erano il giornale che io compravo, quindi ero la lettrice. Io ero emozionatissima perché comunque per me significava andare a scrivere sul giornale che musicalmente mi rappresentava. Quando tu sei arrivato era il numero 2 di Rockerilla. Sì. Ti ricordi com'è nato questo nome? Rockerilla credo che derivi da Parkerilla di Graham Parker. C'è un disco suo che si chiama Parkerilla. Graham Parker era un inglese che poi avrebbero definito come un capostipite del cosiddetto pub rock. Il nome deriva da quello. E la redazione all'epoca era già a Cairo Montenotte, in Liguria? Sì, c'era tutto un insieme di persone, sì, nato lì. Ogni mese mi recavo lì per finire il numero, per dare una mano a metterlo assieme. Che all'inizio eravate in redazione, per la maggior parte eravate tutti del nord. Sì, c'era gente di Bergamo come Ugo Bacci, come poi è entrato Beppe Riva, qualcuno di Genova, c'ero io che ero di Pavia, e poi 4-5 di Cairo, Montenotte, Savona. C'era Basano che era di Savona, che si occupava di rock and roll originale, rockabilly, e sì, sono questi personaggi. C'era questa capacità fin da subito non solo di scrivere ma intervistare. Già all'epoca si lavorava già molto sulle interviste, quindi sentire dalla voce diretta dei protagonisti, che spesso e volentieri avevano la stessa età di chi li leggeva, dava un calore che non era la mera recensione. C'è un'intervista che ricordi con più affetto e perché? Una delle più belle interviste dei primi mesi fu quella con i Rem, perché sia Michael Stipe che Mike Mills erano persone veramente belle persone, con una gran bella testa, con grande voglia di fare. Diciamo. Una delle interviste più sentite per me fu quella con Lenny Kaye, il chitarrista di Patti Smith, perché avevo una grande passione per Patti Smith e mi è dispiaciuta non averla mai intervistata. Una delle interviste che invece ricordo con più divertimento ma non positiva e quando ci fu il boom di Jane's Addiction trovai molto facilmente il numero di telefono di Perry Farrell e l'ho inseguito per innumerevoli volte. Era proprio una cosa imbarazzante. Devo dire che ci sono state interviste con persone strane, tipo i Jesus e Mary Chain, erano veramente strani. Una delle prime interviste che feci fu con Robert Smith, che era strafatto, quindi
sai, inevitabilmente cioè, ti trovi di fronte a musicisti che non ti rispondono, che danno risposte senza senso. Ecco. Però poi ti rispondevano, ci provavano, qualcosa ti dicevano. Rifare non rispose mai. E quindi io alla fine lo dissi a Rockerilla e facemmo l'intervista mancata, in cui sparai a zero su questa supponenza di questi, e che tra l'altro a me Jason Riccio, soprattutto il primo disco, mi era piaciuto moltissimo, certo. Veramente un bellissimo disco. Con i Sogni Cuto ho avuto una lunghissima relazione, ma anche personale, umana. C'è anche un pezzo chiamato Guido nella loro discografia, perché quando fecero l'edizione rimasterizzata di Goo, incluso in tutti gli inediti e gli alternate takes e via dicendo, misero anche un pezzo chiamato Guido. Un gruppo che all'epoca conoscevano in pochi, si chiamavano Prisoners, quindi non parliamo di un grande nome, ma erano e restano secondo me la più grande garage band inglese degli ultimi 40 anni. E erano i Prisoners di Graham Day e di James Taylor, che poi anni dopo fondò il James Taylor Quartet. Per me erano un mito assoluto. Quello che ha fatto Graham Day, il leader dei Prisoners, penso che oggettivamente sia uno dei più grandi compositori di musica garage, rock inglese. Purtroppo non ha mai avuto un successo vero, però io lo intervistai nell'86, quando fecero il primo tour italiano, e quella cosa uscì a giugno, nel numero di giugno dell'86. Quella per me è la più bella che ho fatto per Rockerilla, in assoluto. Invece un episodio particolare che ti è capitato facendo l'intervista? Intervistando i Ramones, era l'ultimo tour che fecero in Italia con Didi al basso. Nell'89 suonarono al Palasport di Modena. Io feci l'intervista negli spogliatoi, stavo intervistando Joy, il cantante, lui si stava mangiando, anzi bevendo praticamente un bicchierone di burro d'arachidi scaldato, e fu una cosa rivoltante, perché a un certo punto tu immaginati un bicchierone tipo pinta di birra, ma pieno di burro d'arachidi scaldato, perché altrimenti non sarebbe nemmeno riuscito a inghiottirlo, e per completare l'opera alla fine ci buttò dentro pezzi di mela e fu una cosa agghiacciante, ma tipica di molti musicisti americani in tour dalle nostre parti. Ho visto mangiare cose agghiaccianti. Qual è l'intervista dove ti è successo un episodio particolare? Allora, quella indimenticabile per me, perché è stato un grande momento nella mia vita proprio, è quando Joe Strummer, dopo i Clash, doveva aprire il tour a Birmingham, e quindi io ho detto a Rockerilla, a Beppe, ho detto: ma vi interessa se io vado lì, faccio l'intervista, racconto l'inizio del tour e questa fase anche nuova e interessante di Strummer. Vorrei tanto potermi ricordare come facevamo in un mondo dove non c'era internet, non c'era niente, e il telefono era quello di casa sostanzialmente. Come feci io a prendere accordi per intervistarla a Birmingham? No, non me lo ricordo, vorrei tanto riuscire a ricordarmelo. Bisognava veramente ogni volta armarsi di molta pazienza, di molta tenacia. Io che avevo preso gli accordi con questa signorina, che credo fosse anche la fidanzata all'epoca di Joe Strummer, mi disse: sì, vieni, la facciamo, tipo vieni qui alle prove, la facciamo alle prove. Per cui io arrivo, insomma, a Birmingham, vado il pomeriggio al club dove lui faceva il concerto, e in effetti loro lì stavano facendo le prove, perché io mi faccio riconoscere, dico: sono quella che ha chiamato dall'Italia per l'intervista per Rockerilla. Ah sì, guarda, loro adesso fanno le prove, vediamo magari alla fine delle prove, prima del concerto. Per cui mi metto lì anche tutta contenta di vedere le prove. Ok, arriva la fine delle prove, loro mi dicono: guarda, no, adesso noi dobbiamo scappare perché lui si deve preparare, quindi l'intervista la facciamo dopo il concerto. E io dico: ok, va bene, calma. Ero con un'amica, ci siamo caricate un po' con le birre e tutto. Parte il concerto, bellissimo. Finisce il concerto, io ero comunque dalla parte del pubblico, dico: ehi, io sono qua, dobbiamo fare l'intervista, vi prego. E lei insomma dice: vabbè, adesso vediamo un attimo perché lui si sta cambiando, non ti preoccupare, sì, la facciamo. E io insomma aspetto, e passa ancora mezz'ora e io comincio ad andare un po' nel panico. A quel punto la rivedo questa ragazza, e le dico: senti, no, io però non posso tornare in Italia senza l'intervista.
Allora lei si deve essere impietosita, perché mi dice ok, seguimi, e mi porta dietro al camerino. C'era Strammer completamente sbronzo, con un fiasco in mano, completamente sbronzo, e lei mi dice ok, sali con noi sul pulmino. Dico va bene, dico vieni, andiamo al motel e facciamo l'intervista lì. Dico va bene, lui cominciamo a parlare già sul pulmino, ma lui era completamente andato. Arriviamo a questo motel e praticamente entriamo tutti, eravamo una decina di persone, nella sua stanza. Lui si butta sul letto con sto fiasco, cominciano a rollare un po' di cannoni e mi fa ok, adesso iniziamo, mettiti qui. E io mi sono messa lì sul lettone accanto a Strammer e abbiamo cominciato a chiacchierare, ma eravamo a quel punto, avevamo tutti bevuto, non so, in qualche modo poi questa chiacchierata l'abbiamo fatta perché è anche uscita, non mi ricordo più niente di tutto quello che ho scritto, però la notte passata con lui, perché a quel punto erano le 2 di notte, siamo state lì fino alle 5 a parlare, e questa cosa qua per me è stata una delle più strane, più belle. Per me era, come dire, pazzesca come cosa, perché ero ancora piccolina e lui era uno dei miei miti, ma veramente un mito. I Clash sono stati uno dei gruppi fondativi per me, quindi... Jeffrey Lee Pierce, che fu molto stronzo, ma comunque fu una bella intervista. Che t'ha fatto Jeffrey Lee Pierce? Non è che mi ha fatto qualcosa, era uno cui piaceva prendere in giro i giornalisti, diceva delle cose assurde, dichiarava gusti suoi non plausibili, ma probabilmente gli stavo antipatico e si è posto fin da subito come uno che dice questo gli racconta un sacco di balle, mi diverto un po'. La prima, un gruppo straniero, intervistammo i Breathless, andammo a casa loro che abitavano in centro a Londra, furono gentilissimi, cosa inaspettata. Con Ari, la bassista, ancora sono amica, sono in contatto da anni, organizzai pure poi successivamente 1 o 2 tournée con lei, e poi sicuramente i Celibate Rifles, mi pare che questo è il numero, che con loro c'è stato proprio un rapporto d'amicizia. Organizzai la prima tournée in Italia nell'87. Il mio gruppo del cuore sono i Residents, no? Perché incarnano un po' questo mio concetto del bizzarro, del seguire le cose curiose, anomale, no? Quindi questi musicisti nascosti dietro dei globi oculari, e quindi sono riuscito a fare un paio di interviste, all'epoca anche di Rockerilla, telefoniche, con conto esorbitante, perché mi ricordo la telefonata di 1 ora e mezzo, 2, quel che erano, con San Francisco, fu tipo 100.000 lire, che è come dire 200 o 300 euro oggi, no? Che le comunicazioni all'epoca erano un po' quelle. Però insomma mi fece un grande piacere poter parlare direttamente con i responsabili della Cryptic Corporation, che poi il segreto di Pulcinella sapevamo benissimo tutti che erano loro i Residents, no? Per cui erano gli addetti stampa, ma erano anche il mito che si nascondeva dietro il gruppo. Più spesso succedeva di fare addirittura per posta, con lettere, conservo come una reliquia, anche perché purtroppo è scomparso, di John Balance, le sue lunghissime lettere scritte a mano con calligrafia ornata, quasi ottocentesca, no? In cui rispondeva a tutte le domande, poi allegando le foto. Cioè non esistendo ancora ovviamente la rete internet, si viaggiava a forza anche di pacchetti dove potevano esserci le fotografie che poi venivano mandate fisicamente in redazione, perché non si potevano neanche faxare per via della qualità, no? Quindi erano un pochino un'epoca amatoriale, in qualche modo pionieristica della stampa italiana. Ho incontrato più musicisti stranieri ben disposti alle interviste che non italiani, questo è un dato certo. Se la tiravano di più quelli che avevano anche meno successo. Quelli che avevano successo, da John Doe degli X, che all'epoca era famoso, Anthony Kiedis e Flea, Michael Stipe, non se la tiravano per niente, erano ultra disponibili, molto gentili, molto carini. Ti è mai successo di dover intervistare qualcuno che non ti piaceva
o di dover recensire magari senza poterne parlare male di un disco? Questo era un grande tema che riguardava soprattutto i gruppi italiani, gli artisti italiani. E lì, diciamo, era un grande tema perché c'era un grande circuito di band indipendenti con cui io comunque avevo molto a che fare, sia per Rockerilla che per il resto del mio lavoro giornalistico. Sembra brutto dirlo così, però c'erano anche i dischi di cui nessuno voleva occuparsi e quindi poi magari arrivavano, come dire, al malcapitato di turno che doveva in qualche modo giostrarsi. Perché il problema era che ci si conosceva tutti, quindi ti mettevi, come dire, in una situazione di grave imbarazzo se magari appunto poi scrivevi male di qualcuno che però poi conoscevi. Quindi purtroppo c'era questa cosa. Io non mi ricordo di avere mai scritto di qualcuno che proprio mi facesse schifo. Allora c'era un po' l'eccesso di non negare a nessuno una recensione, però poi appunto in qualche modo poi salvare un po' tutti quanti, e c'era un dibattito grosso sul fatto che questo però non aiutasse l'evoluzione, diciamo, della scena italiana, perché passava tutto. Però io penso anche questo, che giornali come Rockerilla, per tutte quelle band era molto importante uscire, insomma, su Rockerilla, anche semplicemente per, come dire, affermare la propria esistenza. Quindi diciamo che sicuramente il fatto di uscire su Rockerilla era una bella medaglietta che ti potevi appuntare, perché era, come dire, era veramente un magazine che spostava l'opinione sulle cose e che veramente ti faceva scoprire. A quell'epoca ovviamente, lo sai, i gruppi tu li scoprivi o al negozio di dischi o sulle riviste. Tu hai intervistato i Gang, i CCCP, Beh, ma anche i Garçon Fatal, Anche i Cargo. I Cargo, sì, no, molti proprio non me li ricordo neanche più, perché veramente stiamo parlando di 40 anni fa, insomma, più o meno, Sì. 35 Sì. tutti. I Gang e i CCP erano, vabbè, gruppi con una storia un po' diversa. Poi c'era appunto questo grande universo di band autoprodotte. Il problema qual è? È che se tu li dovevi confrontare all'epoca con quello che arrivava dall'estero, quello che arrivava dall'estero aveva una qualità che in Italia difficilmente trovavi, e quindi poi alla fine io ovviamente ho finito col dare molto spazio nella mia storia dentro Rockerilla appunto a nomi come Gang, come CCP, perché erano per me quelli che avevano veramente qualcosa da dire, facevano la differenza, e l'hanno fatta anche per me come ascoltatrice. Cioè io la prima volta che sono andata a vedere dal vivo CCP è stata come dire, una botta sulla testa in senso bello, tant'è che appunto poi con Rockerilla io ho fatto 2 cose molto grosse su di loro. L'ultima, che è stata anche tra le ultime cose che ho fatto, è stato di seguire loro e Litfiba nella tournée che fecero a Mosca e a Leningrado, cioè oggi San Pietroburgo, che fu veramente un'odissea, fu epico come viaggio, lunghissimo, e il viaggio dopo, come dire, dopo il quale poi i CCP si sono sciolti e sono diventati poi CSI. Quello me lo ricordo, quello non lo posso dimenticare assolutamente. Con Rockerilla parlavate spesso per primi di nuovi gruppi emergenti. C'è una band su cui avresti scommesso che sarebbe diventata grande ed invece non ce l'ha fatta? C'era un gruppo americano che si chiamava Crime, che è diventato un culto assoluto, ma non è diventato famoso per niente. Direi Crime. Certi gruppi che abbiamo intervistato, per esempio, sono stati proprio delle meteore che sono durati il tempo di 1 o 2 dischi e poi si sono sciolti. Bono Chard, oppure le Shop Assistant, gli Sterhouse, cioè non se li ricorda più nessuno. Lì per lì sembravano chissà che cosa dovessero fare. C'è stato un articolo che è arrivato in redazione a Rockerilla che hai trovato proprio terribile, ma poi magari è stato pubblicato lo stesso? Se vai a guardare, più della metà erano impubblicabili. con gli occhi di un giornalista che sa scrivere, professionista, tutto quello che vuoi, ma comunque era anche una fanzine Rockerilla, quindi quello che contava era lo spirito, la voglia, l'entusiasmo.
il credere in qualche cosa di nuovo che stava venendo fuori, anche se poi non avevi proprio i mezzi tecnici più adeguati, ma eravamo tutti dei principianti. Mi ricordo che una delle prime recensioni che mi chiese Badino Rivera di fare per Rockerilla era il disco appena uscito dei Pink Floyd, che era Final Cut, no? Cioè oggi nessuno si sognerebbe di stroncare un disco di Pink Floyd, però a me sembrò all'epoca che per una rivista come Rockerilla dissi che era un disco sgonfio dove Roger Waters tirava fuori tutte le sue paranoie sul padre morto in guerra, così, però insomma non feci proprio una stroncatura, ma quasi. Io personalmente ho una grandissima nostalgia dei Maurizio Bianco e degli Alessandro Calovalo, perché in tutta la loro magari eccentricità, cioè se io ora volessi fare un libro così antologico delle recensioni più memorabili di Rockerilla, ci metterei le loro per prime, no? Perché rischiavano, perché andavano oltre. Quando e perché è finita la collaborazione con Rockerilla? Allora, è finita, mi sembra, nell'88 perché iniziavo a occuparmi di altre cose. Per merito dei Celibate Rifles che avevo intervistato a Londra nell'86, ero diventata loro amica, organizzai una tournée in Italia con parecchie date, 8 mi sembra, e di lì a poco intrapresi la carriera, tra virgolette, di booking agent e quindi non avevo più tempo per scrivere, anche perché guadagnavo molto di più facendo l'agente, andando in giro con i gruppi come tour manager. Però sei rimasta in buoni rapporti con loro, tant'è che quando hai organizzato il concerto dei Nirvana nel 91 al Castello a Roma hai messo sul poster come sponsor proprio Rockerilla. Certo, per me rimangono sempre un grande punto di riferimento, dei grandi amici che stimo e ho sempre stimato. È stata una rivista a cui devo tanto della mia cultura musicale in tutti i sensi. È finita nel 92 perché è nato Rumore, cioè all'interno di Rockerilla, già alla fine degli anni 80, poi per i primissimi 90, tutta una parte della redazione che faceva riferimento a Claudio Sorge, che era co-direttore di Rockerilla, e che si sentiva un pochino limitata all'interno di Rockerilla per la piega che aveva preso, per l'indirizzo che aveva preso, cioè Rockerilla stava spingendo moltissimo la musica inglese piuttosto che so, il grunge, che in quel momento andava forte negli Stati Uniti. Tutti quelli che facevano riferimento a Claudio Sorge, quindi quelli che ormai avevano preso un'impronta dagli Stooges in su, cioè più dura, mediamente più dura, più ruvida, e a un certo punto lo hanno seguito in questa nuova avventura che era Rumore. Parliamo del febbraio-marzo del 92. E quindi io, ma anche Alberto Campo, se non ricordo male, forse anche Guido Chiesa, alcuni nomi poi non me li ricordo bene, comunque una consistente parte della redazione lo aveva seguito in Rumore. Parliamo del 92 e dal 92 io scrivo per Rumore. Quando e perché è finita la tua collaborazione con Rockerilla? Ma in parte coincise con il mio ritorno in Italia, dove avevo maturato delle relazioni in America che mi permisero di continuare anche negli anni successivi a scrivere, ma soprattutto una parte di Rockerilla, e in particolare Alberto Campo, a cui ero molto legato anche umanamente, decisero di andare a fondare Rumore e mi chiesero se potevo entrare e anche come redattore, e io accettai perché mi piacque il fatto che volevano estendere al discorso della cultura musicale, non solamente dei dischi e delle band. Mi resi conto che stava finendo proprio con il grunge sostanzialmente. Quella stagione iniziata negli anni 50 con rock and roll è finita secondo me con il grunge, in cui la musica era un fenomeno sociale, non era solamente musica, e questo è l'importanza della musica.
La morte di Kurt Cobain è veramente il segnale di una rottura definitiva, perché un conto era morire di eroina nel 69, Hendrix, Joplin e via dicendo, quando ancora pensavi che ci fosse una forma di ribellione anche nel buco. Nel 92-93 non lo pensi più. Quando e perché è finita la tua collaborazione con Rockerilla? Cioè è stata una cosa quasi non dipendente da me, perché a un certo punto questo dissidio interno della redazione, che poteva essere più o meno apparente per i lettori, ma probabilmente sì, perché si erano create queste due correnti, una più filo britannica cappeggiata da Beppe Badino e anche da Rivera, altri collaboratori, e una più filo statunitense mossa da Claudio Sorge e altri collaboratori. Questo portava, io a volte andavo alle riunioni a Cairo Montenotte e mi ritenevo abbastanza esterno da questa disputa, perché le mie cose rumoriste non interessavano più di tanto a nessuna delle due parti, no? Quindi io ero un terzo fattore X che rimaneva lì indisturbato, però trovavo anche abbastanza fine a se stesso questo accapigliarsi perché in copertina vada piuttosto una band americana che non inglese, ma capivo che la cosa non poteva durare in eterno. Infatti a un certo punto, nel 91-92, quando è che è nato Rumore, si è creato una parte, Claudio Sorge portandosi dietro alcuni collaboratori, in primis Alberto Campo, ha pensato di emigrare, fondare una nuova rivista. Siccome io, pur essendo non avendo nulla da che ridire dal mio rapporto con Badino e con la redazione di Rockerilla, però per una mia indole di cercare l'avventura, di cercare qualcosa di nuovo e anche di poter partecipare alla nascita di una rivista, mentre in Rockerilla, insomma, quando sono entrato esisteva già da qualche anno, ho scelto di unirmi al drappello di Sorge. E quando e perché è finita la tua collaborazione con Rockerilla? Allora, io sarò sincera, non offendo nessuno, però diciamo che è finita per due ragioni. Allora, è finita nel momento in cui Rockerilla è cambiata, perché c'è stata una scissione interna. Stiamo parlando appunto fine anni 80, inizio anni 90. Allora c'era stata questa diaspora appunto interna, per cui una parte Sorge, una parte del giro di Rockerilla era andato poi a fondare Rumore, e questo per me era già stato un segno molto forte di come le cose stavano cambiando, perché io non facevo parte, diciamo, del nocciolo duro della rivista, mi sono sempre appunto sentita un po' un outsider. Per me il momento in cui è nato Rumore, il segnale più che relativo agli assetti e agli equilibri interni, per me era proprio un segnale, si erano chiusi gli anni '80, si era chiuso un ciclo, la musica stava diventando altro, anche il modo di raccontare e comunicare la musica stava diventando altro, c'era, come dire, tutto un mondo nuovo che si stava aprendo, succedevano cose nuove. E quindi diciamo che io un giorno mi sono anche detta, ma io ora scriverei di più per Rockerilla o per Rumore? Io ho continuato comunque ad andare avanti con Rockerilla, assolutamente, perché comunque io ho un rapporto affettivo fortissimo, ma ancora adesso, cioè comunque quando vedo le copertine mi riporta a uno dei momenti più belli per me nella mia vita. Però, come dire, mi ero resa conto che in qualche modo si stava chiudendo, diciamo, una fase che riguardava il giornale, ma che riguardava poi anche me. E poi soprattutto, però, la seconda cosa molto pratica è che poi io intanto ero stata assunta dall'Unità e quindi ero diventata una giornalista praticante assunta con un contratto. Avrei dovuto chiedere permesso per continuare a collaborare. La verità poi è che entrando in redazione io non avevo più il tempo, Certo. e ho cominciato a fare anche altro, insomma sono andata avanti con un percorso diverso a quel punto, dove poi ho cercato sempre di più di scrivere di musica come però interessava a me, e sto ancora imparando.
erano altri tempi, d'accordo, ma ci sono stati talmente tanti incomprensioni, litigi, ripicche, che eravamo 2 giornali in uno. E quindi se ricordo queste cose... Ma le discussioni su che cosa erano? Erano anche su banalità, su stronzate. C'era chi diceva che non si poteva parlare dei gruppi americani perché l'America è un paese imperialista, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, a me cadevano le braccia su certe cose. Una volta si rischiò di venire alle mani perché non si voleva mettere un pezzo sul Dream Syndicate che avevo fatto io, perché erano un gruppo americano. Quindi, sotto tutto questo c'era anche una competizione tra persone, tra chi voleva essere più bravo di quell'altro. Tutti abbiamo fatto errori, perché ne ho fatti anch'io. Solo che eravamo arrivati a un certo punto che io non mi sentivo più di andare avanti per me. Allora ho detto, senti, sai che c'è qui? Me ne vado, faccio un altro giornale. Chi ci sta, bene. Chi non ci sta, perché ci fu anche chi non ci stette. E così nacque Roborto. Sai, anche lasciare un giornale come Rockerilla per farne uno nuovo era un rischio enorme, anche perché poi si parlava di costi per carta, di stampa, di cose, tutto qua. Cioè non è che ma sì, faccio una fanzine fotocopiata. Io sono sempre molto affascinato da chi ha avuto il coraggio di fare le cose, no? Perché sai che c'è chi ci mette la faccia, chi ci mette il nome, chi diventa pioniere in un certo senso, e voi, tu con gli altri, siete stati dei pionieri, avete avuto il coraggio di fare delle cose che altri non... Noi facemmo le cose perché nessuno le faceva. Facemmo un giornale che ci sarebbe piaciuto leggere, che ci sarebbe piaciuto che ci fosse, ma purtroppo non c'era. Allora, sai che c'è? Ce lo facciamo noi. Cioè noi avremmo voluto che Ciao 2001 piuttosto che cosa avessero fatto un giornale super informato sul punk, sulla new wave, su quello che succedeva, ma per tanti motivi commerciali questo non fu mai fatto. E a questo punto, per colmare anche un vuoto, dice, vabbè, se non c'è, nessuno lo fa, facciamolo noi. Leggete Rockerilla, è una testata che è un'istituzione assoluta, perché 44 anni di storia sono tantissimi. Credo che nessuna rivista italiana, a mia memoria, sia resistita così tanto. Compratelo e leggetelo.